Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo graziosissimo vestitino che può essere utilizzato per un battesimo. È molto carino ed è facile da realizzare. Spero che vi piaccia. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare il vestitino portaconfetti andiamo a fare una catenella di 18 maglie. Chiudiamo ad anello la nostra catenella, lavoriamo a maglie alte e facciamo in totale 24 maglie. Andiamo a fare ogni 2 maglie alte un aumento, 1, 2 e 3, sostituiamo la prima maglia alta con le catenelle, andiamo a fare una seconda maglia alta nella prossima maglia e poi andiamo a fare un aumento nella prossima. 2 maglie nella stessa maglia. Ripetiamo l'operazione di 2 maglie e un aumento per tutto il giro, in totale saranno 24 maglie lavorate. Chiudiamo il giro nelle prime 3 catenelle iniziali con una maglia bassissima. Ora lasciamo 2 maglie qui nel laterale in questo modo e dobbiamo lavorare gli archetti. Facciamo una e 2 maglie nella stessa maglia, poi facciamo una catenella e di nuovo 2 maglie nella stessa maglia. Ora saltiamo una maglia e andiamo nella prossima e andiamo a fare la stessa cosa. Facciamo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nella stessa maglia. Andiamo a fare ancora una volta, saltiamo una maglia, andiamo nella prossima e lavoriamo una e 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Giriamo il lavoro in questo modo e dobbiamo saltare 3 maglie da questo lato e 3 maglie, in totale dobbiamo saltare 6 maglie. Allora 1 2 3 4 5 6, entriamo nella prossima e andiamo a fare di nuovo 1 e 2, facciamo una catenella e di nuovo 1 e 2 maglie. Saltiamo una maglia e andiamo di nuovo 1 2, una catenella e di nuovo 2 maglie alte nella stessa maglia. Andiamo a fare per l'ultima volta, saltiamo una maglia, andiamo nella prossima, facciamo 1 2, una catenella e 2 maglie alte nella stessa maglia e ci andiamo ad agganciare con una maglia bassissima nel giro iniziale. In questo modo abbiamo creato la base per il vestitino. Ora dobbiamo andare nell'archetto qui che abbiamo il primo archetto e entriamo con delle maglie bassissime, andiamo nell'archetto qui e andiamo a fare questa volta 3 catenelle, 1 2 e 3 in sostituzione della prima maglia alta. Facciamo una seconda e una terza, 3 maglie alte, poi facciamo 2 catenelle, 1 e 2 e di nuovo 3 maglie alte nella stessa archetto. Due e 3, ora entriamo nel prossimo archetto, quindi saltiamo questo, andiamo qui al centro e andiamo di nuovo a fare 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, 1 e 2 e 3 maglie alte nello stesso archetto.
ripetiamo la sequenza per tutto il giro fino ad arrivare all'inizio. Quindi in ogni archetto dobbiamo fare 3 maglie alte e 2 catenelle per tutto il giro. Chiudiamo sempre nella catenella iniziale e poi andiamo a fare le maglie bassissime in modo da raggiungere l'archetto. Raggiungiamo il prossimo archetto e dobbiamo fare questa volta 4 maglie alte nell'archetto. Vado a sostituire sempre la prima maglia alta con le 3 catenelle, vado a fare la seconda, la terza e la quarta e vado a fare 1 e 2 catenelle e di nuovo 4 maglie alte nello stesso archetto. 1 2 3 e 4. Facciamo di nuovo 4 maglie alte nel prossimo archetto e ripetiamo la sequenza di 4 maglie alte nello stesso archetto, 2 3 e 4, una catenella e 4 maglie alte nello stesso archetto. 1 2 3 e 4. Entriamo nel prossimo archetto e di nuovo 4. Ripetiamo così per tutto il giro. Terminato il giro in questo modo, ci andiamo ad agganciare sempre qui nella prima delle nostre maglie, chiudiamo con una maglia bassissima e poi andiamo a nascondere il filo all'interno. Con ago e filo andiamo a bloccare il filo che abbiamo tagliato, così in modo che non si sfili, e poi volendo in vita possiamo andare ad aggiungere o un fiorellino, un bottoncino, oppure possiamo aggiungere un fiocchetto, come più ci piace. Ed eccolo terminato, questo è il mio vestitino che può essere utilizzato come bomboniera, è molto carino e grazioso, spero che vi piaccia, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao, ringrazio la persona che mi ha fatto questa richiesta, alla prossima, un bacio. Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.